7 anni di sviluppo, migliaia di ore di test e oggi Shimano riscrive le regole della mountain bike con l'apice delle sue trasmissioni. Finalmente è uscito il nuovo gruppo per mountain bike XTR M9200 Di2 che oltre a includere nuovi freni, pedali, mozzi e ruote include finalmente un cambio elettronico wireless dove la velocità di cambiata del deragliatore è eccezionale e nettamente superiore alla concorrenza. Negli ultimi anni SRAM ha sfornato trasmissione elettronica raffica, ma Shimano ha sempre scelto di prendersi il tempo necessario per creare qualcosa di davvero straordinario. Shimano non rilascia mai un prodotto se non è perfetto e questa nuova trasmissione ne è la dimostrazione concreta. Ho visto da vicino e già provato ciò che Shimano ha progettato per anni in silenzio. Un sistema completamente wireless, come detto, più veloce rispetto alla concorrenza, più preciso, più resistente e più intelligente rispetto alla versione precedente. Ogni dettaglio nasce da una filosofia ingegneristica che fa del nuovo XTR Di2 la base di sviluppo per le future generazioni. Il risultato è un sistema che cambia davvero le carte in tavola. Prima di iniziare vorrei chiedervi di iscrivervi al canale, a voi non cambia nulla mentre a noi darebbe la possibilità di portare contenuti sempre più interessanti. Onestamente questo video non basta a raccontarvi tutta la portata di questa novità. È una vera rivoluzione e ci sarebbero troppe cose da approfondire in così poco tempo. Oggi vi mostrerò la carrellata delle principali innovazioni, ma a seguire nelle prossime settimane vi porterò dei contenuti ancora più interessanti riguardanti l'evento a cui ho partecipato nella presentazione del lancio del nuovo gruppo XTR avvenuto in Spagna a febbraio, il montaggio dei componenti sulla mia mountain bike da All Mountain e tanto altro. Tutto questo per aiutarvi a capire perché questo è uno dei cambiamenti più significativi nella storia della mountain bike. Partiamo dalle caratteristiche principali. Come detto, la piattaforma è completamente wireless, quindi senza alcun cavo collegato a batterie interne al telaio. Progettata per cambiate rapide e precise. Proprio la rapidità è la componente che mi ha stupito maggiormente, nettamente superiore allo SRAM XXSL che monto sulla mia cross country. 2, 1... Due, uno. La trasmissione è ora più robusta in quanto progettata per resistere agli impatti. L'ergonomia è più intuitiva con adattabilità migliorata e naturalezza d'uso. Il controllo frenante è ulteriormente perfezionato. Se gli XTR erano già un riferimento assoluto nei sistemi frenanti, soprattutto nel cross country, ora offrono prestazioni ancora più superiori. In particolare i modelli a 4 pistoncini per l'enduro garantiscono una potenza modulabile costante su un'ampia gamma di temperature. Ed infine la libertà di scelta, perché il gruppo offre componenti e funzionalità Di2 ottimizzati per terreno, stile e performance del ciclista. La star dell'intero gruppo è il deragliatore posteriore, cui è stato dato il nome di Shimano Shadow ES. Le caratteristiche principali sono quelle di avere un design a basso profilo che riduce le esposizioni agli ostacoli, quindi la sua forma è pensata per integrarsi il più possibile al telaio. Ha una funzione automatica di recupero dagli impatti. Il deragliatore assorbe e si resetta autonomamente, quindi se il deragliatore si sposta o si disallinea, il sistema ha un autoripristino che lo riposiziona automaticamente. La struttura è super resistente, piastre in carbonio, pulegge solide e design con skid plate, che è una piastra protettiva per proteggere il deragliatore da urti con rocce, rami e altri ostacoli sul terreno, specialmente utile per uso trail, all mountain ed enduro. Incorpora una nuova tecnologia di stabilizzazione della catena, la tensione maggiore per migliorare la tenuta. Il nuovo sistema quindi non utilizza più la frizione clutch tradizionale, migliorando la tensione della catena che ora è più uniforme.
La batteria è protetta, non è esterna come per i deragliatori SRAM, ma è integrata nel corpo del deragliatore. La rimozione per la ricarica è estremamente facile. L'autonomia della batteria è molto buona, anche a basse temperature, fino a meno 10 gradi, e viene monitorata tramite un LED sul deragliatore che indica il livello di carica. Con un display Garmin è possibile anche visualizzare la percentuale esatta della batteria. Ci sono due versioni di deragliatori disponibili, una versione con gabbia lunga e una con gabbia corta, pensate per due tipi di cassette. La prima 9,45 denti, quella gabbia corta, e la seconda 10,51 denti per la gabbia lunga. Anche questo, a mio parere, è una trovata geniale. Per chi gareggia nel cross country, poter contare su un pignone da 9 denti può offrire un vantaggio negli sprint finali rispetto allo SRAM che parte da 10 denti. Ed infine l'opzione e-mountain bike. Il cambio include free shift e auto shift ed è alimentato in modo costante dalla batteria della bici elettrica. Se non sapete cosa sia il free shift e auto shift, cliccate sul link qui sopra per scoprirlo. Il deragliatore ha un design diverso in quanto privo di batteria interna, quindi utilizza un cavo fisso che si collega all'unità motore. Nel caso esauriste la batteria della bici, la cambiata è ancora garantita perché il sistema gestisce una capacità residua che permette di cambiare la marcia. Il sistema e-bike supporta diverse varianti di cassette, 12 e 11 velocità. Il gruppo include nuove guarniture, quella per enduro FC M9220 con struttura più resistente e quella da cross country FC M9200 XC. Il design esterno è identico per entrambe le versioni, ma le differenze principali non visibili esternamente sono il peso, la versione enduro è più pesante, la struttura interna, dove la versione enduro ha una costruzione più spessa e rinforzata per aumentare la resistenza, l'offset delle pedivelle differenziate per influire sul fattore Q, la distanza laterale tra i pedali. Il fattore Q è maggiore nell'enduro, con 176 mm, rispetto al cross country da 168 mm. Le corone disponibili e consigliate sono da 30, 32, 34, 36, 38 denti, con opzione di montaggio cross country o enduro. Si potrebbero montare corone da 28 o 40, ma potrebbero esserci dei problemi in base alle dimensioni del telaio. Le cassette hanno un nuovo design che migliora la cambiata e il passaggio da una marcia all'altra. Riduce il salto tra i denti e garantisce cambi più fluidi, riducendo anche il rumore metallico durante la cambiata rispetto ai modelli precedenti. Come detto, le cassette hanno due varianti, 9,45 e 10,51. I vantaggi della cassetta 9,45 rispetto al 10,51 sono un'altezza da terra aumentata, si guadagnano 23 mm sulla zona del deragliatore posteriore. C'è un risparmio di peso di circa 70 grammi e c'è una riduzione dell'ingombro perché permette l'uso di una corona anteriore più piccola, guadagnando 8 mm di altezza da terra nella parte anteriore. Passiamo alle leve dei freni e del manettino della cambiata, anch'essi migliorati ergonomicamente e più intuitivi. Le leve dei freni ErgoFlow migliorano nella posizione del perno e nella forma, per seguire il movimento naturale del dito. In più la leva del freno è regolabile. Poi abbiamo il nuovo manettino Shimano Rapid ES e qui entriamo in tutto un altro mondo rispetto ai concorrenti. I manettini sono stati completamente ridisegnati e sono regolabili sia lateralmente che in rotazione. Ma la cosa più sorprendente è che pur essendo uno shifter elettronico si ha la sensazione di maneggiare un shifter meccanico perché in base alla forza esercitata si ha la possibilità di cambiata singola o cambiata doppia o addirittura cambiata multipla. Allora, velocità, clic singolo. Clic singolo va su, guardate che velocità che ha, e adesso vado giù tenendo schiacciato il bottone e torna su tenendo schiacciato fino in fondo il bottone, chiaramente totalmente configurabile. Non è un bottone ma una leva meccanica che aziona l'elettronica, quindi il doppio clic o la cambiata multipla si attiva solo spingendo la leva fino in fondo. Il vantaggio è assoluto perché il doppio clic consente di cambiare due marce con un solo comando, migliorando l'accelerazione.
Inoltre il manettino ha un pulsante aggiuntivo che offre la possibilità di programmare altre funzioni tipo controllo delle luci per l'e-bike, connettività con i dispositivi Garmin e tanto altro. Passiamo al sistema frenante. L'attuale versione dell'XTR per cross country a mio parere era già un gradino superiore a tutti gli altri, ma con la nuova generazione si alza ulteriormente l'asticella, quindi i BL M9200 e BR M9200 per cross country presentano leve leggere, come sempre in carbonio, cilindro in magnesio, pinze a 2 pistoncini con resina resistente al calore. Gli aggiornamenti più importanti e rilevanti sono stati apportati al sistema 4 pistoncini per trail mountain ed enduro. I freni BL M9220 e BR M9220 sono stati completamente riprogettati sia come struttura sia come ergonomia. Per entrambi i freni si è introdotto un nuovo olio, sempre minerale ma a bassa viscosità, per una risposta costante e stabile a temperature diverse, evitando variazioni nel comportamento del freno. Quindi, per gestire la viscosità sono state apportate modifiche nei materiali di tenuta come guarnizioni, pistoni e cilindri. Il gruppo comprende anche ruote e mozzi. Per trail ed enduro troviamo le ruote VH M9220 da 29 pollici, cerchi in carbonio, design hookless con 28 raggi in acciaio inox. Ricordo che l'hook è un termine che fa riferimento al canale del cerchio, cioè la parte in cui si adagia il pneumatico. Le spalle del canale possono avere un piccolo uncino, hook appunto, di protezione, oppure una superficie dritta, hookless, priva di questo dente. Il sistema hookless sta prendendo sempre più piede grazie al consolidarsi della tecnologia tubeless, che permette di adottare pressioni degli pneumatici inferiori per garantire maggiore comfort e maggiore performance. In conclusione, quello che vi ho mostrato oggi è solo un assaggio della vera rivoluzione che Shimano ha portato nel mondo della mountain bike con l'XTR M9200 Di2. Una trasmissione che non si limita a migliorare le prestazioni, ma che ridefinisce completamente il concetto stesso di cambiata elettronica per mountain bike. Nelle prossime settimane porterò una serie di video dedicati in cui vi mostrerò prove pratiche sul campo, il montaggio completo del gruppo sulla mia bici, il retroscena dell'evento esclusivo di presentazione in Spagna e test approfonditi su tutte le funzionalità chiave. Vi farò vedere perché questo gruppo non è solo una novità, ma una pietra miliare per l'evoluzione della mountain bike. E con questo è tutto, vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!